Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2023. Wow, amici del Capricorno, abbiamo la ruota della fortuna. Qualche cosa a livello emotivo cambierà, probabilmente il vostro umore, il vostro stato d'animo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link, no, il link no, il mio indirizzo email che vedete anche qui nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con una regina di bastoni, un 3 di pentacoli, un re di coppa al contrario e l'imperatore, ragazzi. Allora, la regina di bastoni potrebbe essere una persona vicino a voi o potrebbe anche essere la vostra energia. Ehm, Ho come la sensazione che può anche essere un'amica o un collaboratore, una collaboratrice o perché no, per qualcuno potrebbe rappresentare guardate, in realtà sento come se ci fosse un'amicizia con questa persona, qualche cosa che è in piedi, ma è come se non fosse ancora ben definito. Magari semplicemente una persona che conoscerete presto, o che entrerà a far parte della vostra vita. Allora, questo re di coppe è il contrario. Ehm, Ho un po' la sensazione che rispecchi un po' il vostro stato d'animo, diciamo, di questo inizio periodo, e quindi uno stato d'animo un po' così, con alti e bassi emotivi, diciamo, ok? Abbiamo poi anche l'imperatore e in effetti, ripeto, è un po' come se mancasse un certo tipo di stabilità. Può essere una stabilità pratica, concreta con l'imperatore, per quello che riguarda appunto magari una relazione o questa conoscenza. Però ecco, manca probabilmente, mi viene quasi da dire, perché vedo già anche questo 5 di coppe e quindi ho come la sensazione che qui ci sia una concretezza di base che renda un po' vane le emozioni, i sentimenti. Cioè è un po' per fare un esempio, è un po' come se fosse in una relazione dove c'è tanto bel parlare, però poi alla fine non si concretizza mai. Andiamo avanti, vediamo come chiude. Ok. Allora, dopodiché abbiamo il 5 di coppe, la regina di pentacoli e il 10 di bastoni. Allora, la regina di denari potrebbe essere una persona, ragazzi, che vi aiuta a uscire da questo stato di 5 di coppe. Può anche essere una persona che vi aiuta nel pratico, visto che qui comunque con questo imperatore vi manca qualche tipo di collaborazione, vi manca qualche tipo di concretezza, di progetto comune magari anche. Però ho come la sensazione con questa ruota della fortuna che stia per cambiare la questione, perché qui comunque abbiamo la carta dell'appeso che è vero, è una carta un po', diciamo, statica, però è anche quell'energia che vi permette di vedere le cose da un altro punto di vista, di far girare la fortuna. E in effetti poi qui abbiamo un 10 di bastoni. Ho come la sensazione che qualcuno inizierà a lasciarsi indietro certe questioni, certe aspettative, certi pesi, diciamo così. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi di spiegare un po' meglio queste carte. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Uh, Imperatore, 2 di pentacoli e 8 di coppe.
Vediamo se riesco. Ok. Ragazzi, la regina di bastoni potrebbe veramente essere una figura dalla quale sentite la necessità di allontanarvi o che sentite la necessità di dover gestire. Considerato che c'è l'imperatore al contrario, e qui in effetti abbiamo l'imperatore in centro lettura, ho come la sensazione che sia una persona che probabilmente tende a comandare un po' troppo, tende a primeggiare un po' troppo. È come se questa persona, e anche se siete voi, se vi rappresentate con questa regina di bastoni, non avesse un proprio potere personale, non avesse delle regole o ci fosse qualche cosa, perché comunque l'imperatore parla di dominio e di controllo, quando è testa in giù è un ipercontrollo. Quindi o è qualcuno che sta cercando di controllare le proprie emozioni, può essere che si stia cercando di controllare qualcun altro, o può essere che si stia cercando di gestire più situazioni allo stesso tempo e di conseguenza c'è bisogno di un forte autocontrollo. Sta di fatto che manca una sorta di connessione con il vostro sé interno. Andiamo a vedere il 3 di Pentacoli. Perché il 3 di Pentacoli comunque è una carta che parla di collaborazioni, di progetti. 8 di bastoni e la sacerdotessa. Allora, sicuramente con l'8 di bastoni si avvicinano buone notizie e qui rivediamo un pochettino l'energia della ruota della fortuna. Di nuovo però abbiamo la sacerdotessa al contrario, che è un po' un ricalcare il fatto che avete bisogno di seguire forse un po' di più l'istinto. È come se non riusciste a vedere oltre le cose. In realtà, avete tutte le possibilità in mano per trovare questa stabilità che qui in questo momento vi manca con l'imperatore in centro lettura. Andiamo a vedere cosa vuol dire il re di coppe o chi è il re di coppe. Abbiamo la temperanza e l'8 di pentacoli. Ragazzi, fortemente sento che si tratta di qualche cosa di emotivo, perché abbiamo l'8 di coppe, la sacerdotessa, il re di coppe e la temperanza che parla comunque di guarigione. Come se qualcuno avesse bisogno di guarire certe emozioni un po' magari instabili. E dico instabili perché comunque anche qui abbiamo l'imperatore al contrario. E qui la carta del 2 di pentacoli è la carta del giocoliere, la carta di colui che cerca di tenere in equilibrio più situazioni. E se vi ricordate anche la temperanza ha due brocche, negli arcani tradizionali si vede meglio che in questo, però tende a cercare l'equilibrio. E c'è anche un 8 di pentacoli. Quindi o in qualche modo c'è qualche questione legata alla quotidianità che mi verrebbe da dire che vi preoccupa, che vorreste in equilibrio ma che fate fatica a gestire. E può essere una quotidianità proprio legata a questa regina di denari. Potrebbe essere appunto anche un lavoro interno che avete bisogno di fare, un riequilibrare i vostri spazi, anche proprio temporali, lo spazio da dedicare a voi stessi. E per qualcuno, ragazzi, sento che c'è la comprensione del non essere in contatto con se stessi, c'è la consapevolezza e ci sarebbe anche, secondo me, la voglia di intraprendere un percorso di guarigione, di farsi aiutare da qualche terapeuta. Re di coppe nuovamente. Secondo me il re di coppe e l'imperatore sono collegati in qualche modo. Potrebbero essere due lati della stessa persona, magari una persona che tende a comandare, tende a vivere un po' il padre o diciamo il lato, la polarità, sì, diciamo il divino maschile per capirci,
in modo un po' troppo predominante rispetto a tutto quello che è il lato emotivo, il lato del divino femminile. Andiamo a vedere ancora una carta per l'imperatore. Giustizia è il contrario. Allora, la giustizia al contrario può parlarmi. Siccome anche l'imperatore è una carta che parla di contratti, è una carta che parla di casa, di qualche cosa che è stabile, avendo la giustizia al contrario e la ruota della fortuna, ragazzi, vi dico che potrebbe essere che qualche dinamica qui cambierà in modo repentino. La giustizia al contrario al momento indica una rottura di certi tipi di accordi o di contratti, ok? Voglio andare a vedere il 5 di coppe. Carro, wow. Carro, 3 di bastoni, 6 di bastoni e sole. Sento che questo momento che vi prenderà di tristezza con 5 di coppe verso, diciamo fine mese, è semplicemente per il fatto che non sapete bene che direzione prendere. Ho come la sensazione che qui, ragazzi, ci sarà un cambio di prospettiva. Se qui non vi cioè avevate questa presa di consapevolezza di non essere connessi con voi stessi o di non essere connessi magari anche con l'altra persona, potrebbe appunto per molti essere questa regina di bastoni. Nella seconda parte del periodo, è come se ci fosse un cambio di prospettiva, okay? Questa regina di pentacoli potrebbe aiutarvi a vedere le cose in modo più chiaro, in modo più cristallino, a prendere una direzione o addirittura a sfruttare questo momento di appeso. Andiamo a vedere la regina di denari. Abbiamo un fante di spade e un 5 di coppe nuovamente. Sì, ah no, ce ne sono due, guardate. Allora, fante di spade, 9 di bastoni e 5 di coppe che abbiamo già qui. È come se vi aiutasse questa persona a vedere le cose da un altro punto di vista, a proteggervi le spalle, come se vi desse un aiuto di tipo pratico, come se vi desse il là per iniziare a vedere le cose come un appeso, quindi da un altro punto di vista. E difatti poi abbiamo un cavaliere di bastoni e il 9 di pentacoli. Ho come la sensazione, ragazzi, che inizierete a fare qualche cosa di attivo per creare la vostra indipendenza, quella che qui ehm, probabilmente si cerca nella prima parte, diciamo, del periodo della lettura. E qui si iniziano a lasciare indietro. Ricordatevi che è un 10 e anche la ruota della fortuna è un 10, ok? Quindi c'è questo fine ciclo, questo cambio di direzione e lo vediamo anche qui con il carro poi alla fine, perché vi ricordo che comunque il carro è sempre una carta che parla di scelta, di prendere una decisione, ma è anche una carta che ci dice che bisogna dare una direzione alla propria vita e che si hanno queste due carte, diciamo il messaggio è un po' lo stesso, siete in grado pienamente e avete tutte le conoscenze e le capacità ehm, necessarie per fare questo salto, per prendere questo tipo di direzione. E vedete che c'è anche il sole, quindi state tranquilli che si rasserenerà. mm? Questo appeso arriva appunto per farvi vedere quali altre prospettive possono aprirsi. ehm, Inerente a proprio il lavoro interno che state facendo. Ragazzi, se foste single, vi dico che c'è sempre qualche cosa da metabolizzare qui, però qui abbiamo un cavaliere di bastoni, quindi per qualcuno potrebbe entrare e vi dirò che potrebbe essere attraverso gli amici, potrebbe entrare una persona, quindi potreste conoscere una persona che vi consigliano di osservare all'inizio, una persona nuova. Qui comunque avete un fante di spade, anche avete la regina, quindi c'è qualche energia nuova potenzialmente
da 1 a 3 energie nuove che potrebbero entrare, potreste conoscere queste 3 persone, qualcuno potrebbe essere solo un amico, qualcuno magari qualcosa di un po' più passionale, però comunque sta di fatto che dovete prima, con questo appeso, imparare a vedere anche il lato B della medaglia, ecco. Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte degli angeli. Grazie. Wow, giocosità. E guardate, ce l'avete qui. Per riconquistare l'amore, lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Sì, perché guardate, qui c'è anche la carta del sole, che è una carta che parla di gioia, di giocosità, di bambini, di crescita. Ok, vediamo ancora una meditazione, un koan zen, che sono frasi di meditazione buddista. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. Wow. La lode e il biasimo sono due aspetti, due modi di vedere una sola cosa. Qui si dice che la luce interiore è al di là, è al di sopra di queste due cose, che come lo spazio non ha confini, nel senso che tutte e due queste cose possono essere, cioè tutti e due questi modi di dire, sia la lode che il biasimo, sono due aspetti di una stessa cosa, magari. La stessa cosa si può sia lodare che biasimare, ok? In realtà non è importante il commento giudicante, ma è importante la cosa in sé. E qui è un po' come ricordare lo spazio non ha confini, il fatto che un po' tutti siamo uno, siamo in una coscienza collettiva. Bene amici del Capricorno, spero che la lettura sia stata utile per voi, fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, ogni tipo di aiuto è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che si prendono il tempo per contribuire, insomma, per supportare il canale. Io vi auguro ogni bene, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!